Giuseppe, siamo tornati nella stanza del tempo. del tempo. Con Silvio Trabella. Questa volta abbiamo portato via Silvia. Esatto. Vero? E stasera serata, io sono molto Serata su diversa. di giri, sì. Stasera non abbiamo un argomento particolare, serata particolare. Cioè non parliamo di un modello in particolare, parliamo di tutti quei modelli che la Rolex ha fabbricato, perché si riparla di Rolex, qualcuno dice finalmente, qualcuno dirà sicuramente ancora Rolex, ma tutti quei modelli che non sono mai apparsi sui cataloghi, cioè gli inediti, quei modelli che fabbricati comunque dalla Rolex, sono tanti, non abbiamo solo un po', però fabbricati dalla Rolex non sono però mai apparsi sui cataloghi, quindi i cataloghi Rolex hanno mostrato tantissimi modelli, ma non tutti. Certe cose le ha fatte, ma perché le vendeva in certi mercati, specifici per certi mercati, i cataloghi generali non li hanno fatti. Non è che hanno un valore estremo in più. No, magari sono poco conosciuti. Dipende da modello a modello. Sì, è il modello che fa comunque il valore. Esatto. Perché su tutti i modelli comunque c'è magari la possibilità di avere un inedito. Esattamente. E quindi questi orologi saranno, presi in esame, siccome la Rolex fabbrica orologi da primi degli anni 900, quindi noi abbiamo preso qualcosa anche molto vecchio, che è, lo prendiamo subito. Però aggiungerei una postilla a quello che ha detto Pietro, la rarità anche da un punto di vista di costo ha un suo perché. Certo. Chiaramente, perché logicamente se no non ci spiegheremmo perché il Paul Newman, che è più raro che un quadrante normale, costa così, quindi ora senza fare paragoni con il Paul Newman. Spesso il fatto che sia inedito non vuol dire costoso, perché il Paul Newman in realtà è stato pubblicato come quadrante. Certo. Però, siccome è un modello particolare, una denominazione particolare, ha raggiunto cifre molto più alte dello stesso modello omologo, pulsanti a vito, pulsanti a pompa che sia, non Paul Newman. Ma esatto, però per esempio se prendi il Paul Newman pulsanti a vite costa l'ira di Dio, perché ne hanno fatti. Ma perché alla fine della produzione pochi modelli con la scritta Oyster, quindi certo. invece noi partiamo molto più indietro, partiamo dagli anni 30. Un orologio che a colpo d'occhio potrebbe sembrare un normale, per quell'epoca anche di dimensione da uomo, perché andavano di moda orologi piccoli, un normale oysterino, Rolex Oyster, con cassa a vite e corona, come si vedeva ai tempi, surdimensionata in quanto serviva a caricare, e la corona grossa dava molta più praticità di utilizzo. Ma la particolarità, non essendo automatico. Non essendo l'orologio automatico, anche se in quest'epoca l'automatico aveva appena cominciato, proprio iniziato proprio in quell'epoca lì. E questo orologio ha una particolarità, riuscite a vederla? Facciamo la dia, ragazzi. C'ha 2 lancette dei secondi. Due sfere dei secondi. 2 sfere. E nessuno. 2 sfere, non lancette. Occhio allo scappellotto. Esatto. Lo scappellotto del professore che... L'ha detto con... No. Sì. Ma nessuno ha mai, ci ha mai spiegato il motivo. Dirò di più, che l'ha fatto anche Omega. Bravo, infatti stavo per dirtelo. Non ce l'ha spiegato mai nessuno il motivo, però il fatto che anche la Omega abbia fatto un modello che è andato sull'asta Omega, tra l'altro di una decina di anni fa, e sull'asta Omega c'è apparso un modello a colpo d'occhio normale, poi lo guardi attentamente e c'ha doppi secondi, quindi c'era una tendenza probabilmente a fabbricare orologi che avessero i 2 tipi di secondine, con quella grande molto più visibile, quindi magari per i medici, per il polso, perché in realtà questa è una spiegazione. Sì, perché i secondi grandi notoriamente, almeno sulla pubblicità dell'ovetto, quindi si parla degli anni 34-35, la versione normale di vendita dell'orologio ovetto era con i secondi alle 6. Esatto. E se lo volevi con la lancetta secondi 100 costava 50 lire in più. Perché c'aveva secondi indiretti. Perché c'aveva i secondi, esatto, c'era bisogno di riportare i secondi al centro, quindi come da dove uscivano normalmente. Come questo. Esatto. Ma questo ci hanno lasciato anche gli altri. Certo. Quindi qui teoricamente sarebbe anche una cosa... Sono sincroni? Sono sincroni. Certo. Sì, perché è lo stesso giustamente. Sono innestati sulla ruota, sulla stessa ruota. C'è secondi diretti e indiretti. Esatto. Tra l'altro è un bel bracciale, i finali sono particolari. Sì, per appoggiarlo sulle scrivanie, perché stesse cose. Quindi nel 30 tanti orologi non c'erano un caso. Esattamente. Tanti orologi? In casa non c'era. No, infatti nel 30 è noto che Da polso, l'orologio, c'era l'uomo di casa, c'era l'orologio,
e portava l'orologio e quando se lo toglieva, insomma, ci guardavano allora tutti. Da polso non erano rari. Come abbiamo detto spesso, in quest'epoca l'orologio da tasca era molto più in auge nelle famiglie abbienti piuttosto che l'orologio da polso. L'orologio da polso era un po' la novità e quindi non ci si... se ci pensi veramente. Comunque resiste bene, nel senso, cioè è una bella grafica. Questa osservazione secondo me è calzante per sprecare una lancia a favore di Rolex. Rolex per quanto riguarda le casse, per quanto riguarda anche proprio l'architettura generale degli orologi, ragazzi, è stato un innovatore, su questo va detto e va riconosciuto, perché se prendi anche altre marche, ora lasciamo perdere le blasonatissime eccetera, però negli sportivi un orologio così... Poi a quell'epoca pensa che... A quell'epoca parlo. Gli orologi da polso notoriamente erano tutti piuttosto eleganti. Certo. Quindi avevano una tendenza ad avere l'orologio piuttosto elegante. Lo sportivo era un po' una forzatura, perché o era un cronografo, e allora era sportivo perché ti serviva per il militare piuttosto che per il cronografista delle gare di qualsiasi tipo, ma l'orologio che fosse con una cassa impermeabile da polso era un po' veramente una novità. Bisognava vedere se la gente poi ti stava dietro e ti veniva dietro comprandotelo. Loro furono abbastanza, diciamo, lungimiranti perché lo fabbricarono, comprarono la ditta che fabbricava le casse. Che poi te pensa che l'Omega ha voluto, diciamo così, in proprio quel periodo lì fare uno, soprattutto che è l'Omega Marine, quello che si incastra, no? E poi ha fatto anche l'Omega Armour, come c'ho io, esatto. Che erano orologi fatti per l'umidità, per la polvere, per lo sport, però erano meno pratici di questo qui. Sì, scomodo. Il mio Armour, ve lo farò vedere, per caricarlo dovevi aprire l'orologio. Dovevi tirar fuori l'orologio da dentro la cassa. Così come il Marine, e per forza. L'impermeabilità te la dava quello, era più... C'aveva una controcassa. Allora, sì, esatto. Io prima dell'acquisto della simile a quell'orologio francese che ci facessi vedere, mi sembra fosse francese. C'era un orologio che di cui non mi ricordo il marchio, a cui erano state tolte le anze. Ah no. Però diciamo l'idea è quella comunque, cioè l'interno di una fotocassa. Sì, no, lui dice il palombaro. Allora, la Rolex, prima di acquistare la ditta Oyster, quindi siamo nei primi 20 anni del secolo del Novecento, cosa aveva fatto? Aveva cercato di studiare un orologio che fosse da polso ma un po' impermeabile. E non solo la Rolex, perché l'ho visto Rolex, l'ho visto Everard, l'ho visto Omega, l'ho visto di tantissime marche. La cassa, la parte sotto della cassa, diciamo un monoblocco, con le anse a filo saldate, e la parte di sopra della lunetta avvitata. Sì. Dentro c'era l'orologio, lo alzavi che era incernierato, quindi il movimento con la cassettina interna lo alzavi, caricavi l'orologio e lo ridepositavi giù, richiudevi la cassa e quella cassa lì aveva una certa tendenza, diciamo, perché c'era la guarnizione di piombo, tendenza ad essere impermeabile, ma non funzionava. Alla lunga non funzionava. Per farla funzionare occorreva la cassa a vite fatta da questa ditta Oyster che veramente si rivelò. Pensi che Piaget abbia fatto una roba del genere? Piaget? Sì, ma tipo orologi più piccoli che andavano tipo in una cassa rettangolare. Non lo avrei visto. L'ho visto nella cassa rettangolare di Omega, che è l'Armour o anche il Marine. Marine, sì, ma il Marine è diverso. Sembrava un po' dopo averlo visto. Sì, più là chiaramente di quello che dico io. io. Suo siamo sicuramente negli anni 30. No, quello che dico io è tipo anni 60-70. Ecco. Però lì capisci bene che i brevetti ormai... è solo, esatto, sì, è solo per estetica. Lì è solo per estetica, per vezzo. Sì, non tanto come utilità, esatto. Questo diciamo che univa i doppi secondi a questa cassa. Però dico, questo non è un inedito perché un modello simile con i secondi e basta esisteva sul catalogo, quindi. No, con i secondi e basta. Con i secondi e basta. Questo era un modello in vendita che c'era. Perfetto. Il suo... Se uno va a vedere i vecchi Oyster sui cataloghi, troverà sempre il secondi al centro, 50 lire in più, i secondi alle 6. Prezzo normale, standard. E quindi l'inedito è... L'inedito è avere i doppi secondi. Ok, quindi questo è un inedito. E questo la Rolex non l'ha mai pubblicizzato, stranamente, ma non l'ha mai pubblicizzato.
chissà per quale Almeno motivo. nei cataloghi che si sono visti noi non Ma c'è. quelli diciamo che hanno sempre girato. Poi ci sarà qualcuno che alla fine della puntata manderà un No, messaggio ma io sono e ci contento. darà esatto. Allora, un'infarinata, parliamoci chiaro, oh. sono inediti sui cataloghi comuni perché molti modelli magari su qualche... Allora, bisogna distinguere due gruppi di cataloghi. I cataloghi al pubblico, che sono i cataloghi comuni, quelli che chiamiamo cataloghi comuni, e i cataloghi interni al concessionario. I cataloghi interni al concessionario avrebbero dovuto diciamo, contenere tutti i modelli. Non è così, perché per esempio il Submariner militare sui Non cataloghi c'era. interni al concessionario non è mai apparso. Quindi il 5517 o anche il 13 militare non è mai apparso. Quindi le lancette a gladio nessuno nel mondo tranne l'esercito inglese li ha mai visti. Quindi i due gruppi di cataloghi, quello interno al concessionario, quindi per il concessionario per ordinare i pezzi, e quello al È pubblico, diverso. era già diverso. Quello interno conteneva più Sì. roba, ma non tutta. E ora vediamo. Dove si va? Ora si va a due orologi, questa volta due orologi insieme. Perché sono due orologi? E che orologi? E che orologi secondo me? Due modelli Turnograph tutti e due. Uno addirittura del 1953, uno dei primi questo, sportivi uno di dei sempre. primi orologi con la ghiera Assolutamente. girevole. Belli. Questo esisteva nella versione acciaio, fatto più o meno come il primo Submariner. Che si è ghiera. presentato. L'abbiamo anche presentato, proprio il tuo 6202. E nella versione acciaio oro. La versione acciaio oro è un po' poco, diciamo, chiacchierata. Perché? Perché non era apparso neanche questo qui sui cataloghi. Sui cataloghi questo qua è arrivato qualche anno dopo. Mentre il 6202 versione ghiera colorata, tutta nera, è venuto sui cataloghi, questo qua no. E nella versione acciaio oro era probabilmente una delle versioni più vendute, anche perché gli avevano fatto il quadrantino lì 369, peraltro molto Bellissimo. Nido d'ape. Nido d'ape, come dicevo prima Nido Silvio, d'ape, stupendo. favoloso secondo me, un catalogo. Poi ci dei sta. quadranti, ma da me preferiti. Nido d'ape. Il Nido d'ape. Beh, Avevo uno. Te l'hai non è che ti sei sull'Explorer sforzato, Te l'hai avuto sull'Explorer 1 che sai che era suo. L'Explorer 1 che Bianco? comprasti te? Sì, Sì, era il sì, tuo. sì, sì. Era il tuo, lo compro lui. Senti che storia. Te l'hai rivenduto e lui l'ha rivenduto. Ce l'hai anche te? Sì. È colpa sua. Ma... Vediamo, è sempre colpa mia. Cos'era un 10-16? No, Oh! Prima? 66. Il zero- Ah, ok. Sei prima. Sai che c'aveva quell'orologio lì secondo me? Era molto raro. Però non aveva, almeno per me, non aveva Quel Mi sono che- pentito il giorno dopo che l'ho quel venduto. grip. No, io no, Io sì. io no, io no, io no. Io per esempio mi pentirei più su un orologio così. Guarda, questo, oltretutto, due parole sul Turnograph, perché il Turnograph è un orologio molto particolare. Lo fanno anche adesso, per l'altro. Ma forse proprio in questi giorni qui no. Perché? Perché quello che c'era non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Quello con quella ghiera toga non c'è più. Ah, no? No, è la toga. Sì. È la toga. Perché Toga è toscano. toga è toscano. Toga è toscano, vuol dire Toga strano. perché in Particolare, realtà- in Particolare. realtà- Comunque questo orologio qui è un orologio che a me è sempre piaciuto moltissimo, perché è un orologio che è un ibrido, cioè non è un subacqueo, o perlomeno non è fatto per Non vorrebbe andare essere un sott'acqua, subacqueo. però potresti andarci sott'acqua. Esatto. Per il semplice, quindi è una via di mezzo fra un orologio elegante e sportivo. Esatto. Questa è fissa. Secondo me. No, No, si gira, si gira male, ma si gira. E questo è, È d'oro bianco. Sì, È esatto. d'oro bianco. E quello è molto... Quello è d'oro- è d'oro bianco. Tra Quello è l'altro ancora quella più ghiera raro. Sì. Quello è ancora più raro. Siamo lì. Questo quadrante l'hai messo in forno. Cioè, con biscotti. Con biscotti. Cosa qua? quella ghiera lì 10. peraltro è questa. Ma la particolarità di questo è che c'ha questa ghiera in oro bianco che è un inedito. Esatto. Mai comparso, appunto, insisto, nel catalogo. Sia questa che quella con differenti dimensioni è tornata poi sul modello successivo, Esatto. il 1625. Vedi, anche questo è già il 369 come quello bianco che avevi te. Sì. Sì, sì. Stessa Belli. ghiera. Perché E, tutti e e due, quindi ricorda l'Explorer. Cioè, è strano come orologio questo qui, ragazzi. tutti quindi e tre, il tuo Explorer 1 vettone e questi hanno la stessa meccanica. Esatto. Che è il Rolex A260, L'ovettone, calibro sì, A260, che è il 260. movimento dell'ovettone. Infatti Esatto. si vede dal fondello, Infatti. bello bombato, dell'ovettone, sia l'uno che l'altro. E siamo negli anni 50 però. 53, 54, 56, 56, 53, Abbiamo cominciato alla grande. Siamo andati... Quindi dagli anni 30 siamo passati diciamo al 53 al 56, con due orologi gemelli direi, anche se ci sono pochi anni di differenza, Qui già però l'orologio da polso aveva qui si preso vede mano. bene 56 datario, cioè, non ci dimentichiamo le particolarità, 56 datario, infatti È sempre stato senza... Sì, sì, senza ciclope. Senza questo ciclope. senza ciclope, Una grafica. esattamente. Questo qui
Poi, Con la grafica quando lo eccellente. fotograferemo, Bellissimo. cercheremo di metterla bene in evidenza. La scritta dei Just molto piccola è in rosso, Ah, Sì. quindi è come il primo. primo di Just, Bravissimo, come il primo dei Just. Ma infatti è bravo, è proprio come le prime dei Quella Just. particolarità lì, secondo me, che qui ovviamente Non non c'è. trovi solo Turnograph, sì. lì trovi anche la scrittina Perché dei Just. praticamente è un ibrido quell'orologio, perché è un dei Just. È un dei Just Turnograph. quella che era. Ma Explorer. la scritta infatti Turnograph, la scritta Turnograph sul Turnograph è apparsa prima 53 E poi dopo. e poi dopo Sì. inteso come l'ultimo modello, quello che era uscito di produzione con quella che era Ma se l'ha toga. fatto vedere il mio 6202 Sì, senza. sì. Toga perché aveva un po' di ghiera cannellata, quella Cannellata. classica zigrinata, e un po' di riferimenti con i quarti. Sì. Perciò era toga, mentre invece originariamente bellezza. questa ghiera qui aveva veramente una grafica completamente diversa da quella normale. Assolutamente. Quindi nel 56 la Rolex è un momento probabilmente anche piuttosto creativo, perché per il mercato inglese tira fuori questo modello che, a dire strano, è poco. Un perché- fornellino a gas quello lì. No, sembra Ci scaldavano un il disco caffè. volante, e infatti lo chiamano anche su certi siti UFO. Lo figurati. chiamano anche UFO. È il 9083 di referenza questo qui. Sembra un padellone. Simo Padellone, infatti, questo tipo qui di orologio cosa aveva di strano? Aveva la cassa normale a scatto e il bracciale Oyster con i vetti integrale, che era un po' una rarità, nel senso, era anche un controsenso, perché Esatto. sulla cassa normale il bracciale Oyster, non è Sì. una cassa Oyster, però l'avevano fatto solo per il mercato inglese, bracciale integrale, quindi faceva parte della cassa, non potevi toglierlo, non potevi portare col cinturino di pelle perché aveva l'aggancio così, e il rivetto che lo teneva Tipo da parte Royal a Oak parte. Napoli, Tipo questo. infatti lo chiamano anche il pre-Royal Oak, è un modello strano. Un po' È azzardata. un tipico controsenso inglese, Sì, gli inglesi infatti, quelle cose lì. Poi la Rolex che era... La colonna è alta, 1,5 metri. Sì, la, No, la Rolex è lunga, Quello che è lunghissimo. interessante è il quadrante di quell'orologio Sì. lì, perché è il quadrante scavato, un po' quell'indice scavato, questo, infatti è un po'... Scusa. E Sì, questo sì, è solo per nel l'inglese in cui mezzo. non ha Solo per il pubblicato. mercato inglese, e non era su nessun catalogo, nemmeno quello inglese, Ah, neanche loro. neanche su quello inglese. Era un orologio che la Rolex vendevano fabbricava, a vista, mandava in via. Inghilterra, addirittura dentro c'è proprio scritto, in questo qua, 256, cioè secondo trimestre del 56, dentro la cassa. Di solito la trovi scritta dentro il bracciale, quel tipo lì di edizione. Qui non è nel bracciale, è nella cassa. 256. Ganzetto. Sì. E quindi lo mettevano in vetrina? Beh, lo mettevano in vetrina e lo vendevano. A occhio, io. Cioè, Si andava a occhio. no, nel senso, avevano probabilmente un catalogo con i prezzi, quindi con la referenza 90-83, e c'avevano probabilmente il listino prezzi, però non era fotografato. Ganzo. Si diceva del 56, perché il 56 la Rolex aveva anche Si va di là. un bel day date. E questo Un day era- date che... Perché è fra gli inediti questo orologio? Questo orologio è fra gli inediti non perché la Rolex abbia pubblicizzato il day date, ma questa versione che è il 65 11. 11B, Sta per? Cioè cosa, qual è la differenza del 65-11? il 6511 in realtà aveva la rimessa lenta del datario, ovvero quando arrivava la mezzanotte Non scattava subito. se lo portava avanti Sì, fino finché alle non 2 e aveva mezza, scattato. E per rimetterlo dovevi fare il giro delle Quello anche. di 30-31 giorni. Sì, anche in questo, però in realtà lì No, è proprio il questo va problema. avanti e indietro. Sì, È il B. però in realtà il sistema, diciamo, dello scatto, proprio dello scatto al momento in cui alla sì, mezzanotte, però questo no. è immediato, mentre invece in quell'altro è... No, certo, però con lento. questo qui non dovevi fare il giro No, del lui 31. fa tutto il giro, però tornavi indietro e faceva uno delle due funzioni, ovvero il datario, avanzava ogni Sì. 9 mezzanotte, cioè 21, 24, 21, 24. Questo praticamente Inedito perché? perché con questa referenza B non era mostrato E sul poi catalogo. questo qui aveva anche una ghiera un po' particolare Esatto. e anche Che anche si il vede quadrato. bene anche da questa, se vedete bene anche, questa qui. anche la corona Rolex vedi che è più piccola. È vero. Cioè, quindi, questo in teoria è sul catalogo. Sì, E te ce l'hai messo qua per le differenze. Per per la differenza. differenza che se guardate la ghiera si vede bene. Tra l'altro c'aveva l'indice ore 12 che questo non Ma a c'ha. parte i quadranti, perché poi alla fine i quadranti, Sì, negli editi ne ha fatti devo tanti dire, dei quadranti. sui quadranti... Però era differente, via. Però è differente, proprio differente. I due modelli, se guardi le ghiere, Le ghiere? completamente differenti. Questo sono due orologi stessa epoca. No, 56, mi sembra
60, 59-60. No, quello è 50, sì, 59, perché ha le foglie. 59-60. Quindi pochi anni dopo la grafica, cioè la cassa e quindi la grafica della ghiera, eccetera, cambiano completamente. Cambia La anche la ghiera differenza. nettamente. La ghiera nettamente. E sai, la differenza la faceva principalmente proprio la ghiera. Perché? Perché se dovevi ordinare un pezzo di ricambio come la ghiera, se sbagliavi codice te ne arrivava una diversa. Non era più E quello dimmi di una prima. cosa. Oro rosa è questo, peraltro anche Ecco, molto ti raro. chiedevo quello. Giusto? Ti chiedevo quello. Infatti, oro rosa, oro giallo. Poi che ci Edizione. abbiamo? Poi cosa abbiamo? Sempre nella stessa epoca, no, forse poco dopo, 59. 59. Qui è per gente come Un stile. modello un po' Esatto. particolare, cioè questo Per è veramente mancini. particolare, perché questo qui è un Datejust, quindi un ovettone Datejust fatto per i mancini. Questi erano proprio orologi su richiesta, Sì. cioè a dire il cliente andava e diceva io l'orologio lo porto invece che a sinistra, a destra voglio il bottone di carica. Anche il quadrante è particolare comunque. È guilloché. Bello. Bello, eh? Poi anche Bello quella il corona. bracciale, è bello tutto. Senti il bracciale? È bello tutto. Un orologio strano e bellissimo, secondo me. Bracciale così, chi lo faceva? Quello lì era una via di mezzo, perché quello lì in realtà è il mesh, Sì. quindi il maglia Milano della Rolex, però in quella versione lì aveva l'attacco diverso, non aveva, diciamo, l'anza che entrava All'interno. nell'incavo, quindi è un po' diverso, però è particolare. Cioè, È molto particolare. raccordare questo tipo qui di chiusura con questo tipo qui di bracciale è veramente un po'... Però, Bellissimo. Allora, sì, tieni stupendo. veramente un risultato, se lo metti al polso, È bello. Ci dicevo, te lo Stupendo. metti all'incontrario. no, infatti, Sì. per vederlo bene va messo a questo qui. E certo, per Se lo forza. metti di qua capisci bene che lei è dalla parte giusta. Chiaramente il roulette dell'addatario Rosso nero. nera. Sono le caratteristiche di Rolex che... Anche questo, per Mancini, un po' come il doppi secondi, mai apparso su un catalogo. Mai. Te non vedrai mai su un catalogo un orologio per Mancini. Quindi questo però, col bottone di qua, in catalogo c'è. Assolutamente sì. Ah, hai voglia. È comune. Ecco. Questo, Questo- la particolarità è il Sì, bottone. questo è il bottone. Sì. Oddio, in questo orologio specifico, oggi che siamo nel Anche il 2020, bracciale forse. no, anche oggi Il che siamo nel quadrante 2020, anche. vediamo No, ma qua- anche una tipologia di orologio molto particolare, perché il primo tipo di, diciamo, di automatico della serie dopo l'ovettone, la corona particolare, il quadrante, nido d'ape, lancettine, quindi oggi, a vederlo oggi, c'ha un sacco di particolarità che dopo lo poi si rendono perdono. ancora- Bravo, che dopo si perdono. Più Mentre particolare. in quell'epoca lì erano le normali di quell'epoca. Però, bello, Bello. Sì. vero? Il nostro Stupendo. Anche per impossibile, me anche sì, questo. perché... Dove l'hai trovato? A mercato in fiera. Al mercato. Dove è anche un posto Sì, che no, ce lo ci puoi possono trovare. accedere tutti. Sì, cioè, Sì, ma infatti avevo un po' di febbre quel giorno lì, non avevo il Covid, ma avevo un po' di febbre me la misurarono. sì, eh? Sì, signor! Bello, Vai. però. Lì se ne approfittano quando uno ha in mano un orologio così e ti chiede una cifra, te dici no, ma dai, no. Non E può quello essere ti vero. dice sì, ma dai, sì. Se no ci ha fatto un affare, lasci stare e beh, è finito l'argomento, no? Una particolarità di questi due orologi è che tutti e due, pur avendo anche la stessa meccanica, hanno tutti e due la scrittina rossa, Sì. che oggi, quando poi lo fotograferemo in primo piano, la vedremo un po' sbiaditina, ma all'origine era bella, È proprio rossa. bella accesa. vispa, bella vispa. Poi col tempo Belle. si affievolisce. Bellissime. Rosso. Belli, vero? Bellissimo. Due bei Per questo quadrati. specialmente cioè, mi Quindi piace se vai al mercato particolarmente. anche da porta il termometro. Sì, esatto, tanto ce l'hanno già là. Allora, ora vado avanti addirittura con 3 pezzi insieme, con uno degli inediti. Aspetta. Anni. Anni. Ragioniamoci. Qui siamo arrivati al 59, 9. 9, che era lui, e qui invece siamo nei primi anni 60. E abbiamo 3 modelli, questo è forse il modello mai apparso sui cataloghi più longevo nella storia di Rolex, cioè ha mantenuto l'orologio in produzione per quasi 20 anni senza averlo mai messo sul Calimero, catalogo. via. Calimero. E vi posso dire che questo orologio, il Rolex Air King Date, con quella grafica di quadrante, primissimi anni 60,
referenza 5700. 20 anni dopo aveva fatto il 5700N, che è questo. N perché già aveva evoluto la meccanica, che già era molto più avanti a parità di epoca, perché qui siamo a cavallo, cioè alla fine degli anni... questo è degli anni 60 e questo qui invece siamo addirittura 70. all'inizio degli anni 80. 80. Infatti hanno già messo la N, siamo nell'80 addirittura. La N. 5700N. Nel mezzo c'è questo. Che sta a significare? C'è tutti dei miglioramenti No, tecnici? N è perché a quel punto lì la meccanica è evoluta rispetto al 5700 iniziale. Capito? Che è quello nuovo, insomma. Nuovo. Sì, forse N sarà anche per nuovo, non lo so. Questo è bello perché ha il quadrante nero, un po' particolare. Bello. E questa grafica Dove sono le particolarità? Che non è mai stato... pubblicato. Cioè non esiste un catalogo che mostri l'Air King Date. Cioè l'Air King con la data. Esatto, tu troverai sempre l'Air King e il Date, due modelli nettamente separati. L'Air King non ha il datario, il Date, lo dice la parola stessa, ha il datario. Quindi, e questi tre sono tutti e tre con data e con tre grafiche diverse. Esattamente. Tra l'altro questa E stupenda. di 20 anni di differenza. Questa è bella. Col 369, cioè non c'è il 3, però insomma col 6,9, 69, sì. Esatto. Hanno Bellissimo. forato il quadrante. Esatto. Hanno tolto il 3. Hanno tolto il 3, in pratica. Dopo questi dove si va? Ma dopo questi si va a due modelli che sarebbero di produzione normale. Però qui sono le grafiche dei quadranti un po' inedite. Partiamo da questo che è un Date, quindi abbiamo visto l'Air King Date, ora abbiamo il Date vero e proprio. Questo sembrerebbe un Date normale, in realtà la particolarità di quel Date lì è che ha il quadrante gilt non dorato come sempre, ma argentato. È il gilt argentato. Ma Un questo modello che- come lo trovavi per caso? Bello. Per caso, perché te magari compravi 100 orologi, 99 erano tutti uguali, poi ce n'era uno che non capivo come era diverso, è tipo quello lì, ma tipo anche questo. E come mai è diverso? Era diverso perché la Rolex non ha mai avuto tutta questa attenzione No. a stare negli schemi. Infatti sbaglia chi pretenderebbe di mettere la Rolex negli schemi. La Rolex negli schemi non c'è mai stata. Questo per esempio niente vietava che fosse un quadrante per un oro, Sì, sì. Questo quadrante qui lo trovi anche sull'ovettone. Quindi Come quello dell'altro giorno. eh? Come quello dell'altro giorno, no? Quello Voglio d'oro dire- come il quadrante voglio nero. dire, Esatto. tentare di etichettare in modo paradigmatico la Rolex è un'impresa Specialmente cronologico. Inutile. Specialmente cronologico. È inutile. È impossibile. È inutile. Cronologicamente te non arrivi mai a capire inutile, di è che inutile, anno è è, inutile. perché spesso loro hanno ritirato fuori i quadranti anche 4-5 anni dopo che quella grafica lì era sorpassata, ma quello la dice lunga il catalogo. Se uno prende un catalogo Così, lo degli trovi anni così. 60-68 come questo, Come questo. ci Qualche trovi bello. modelli, minutiera chiusa, Sì, come si diceva. cornini, come abbiamo già detto tante volte. Perché? Perché la Rolex non aveva quell'attenzione che avrebbe dovuto avere oggi che la consideriamo una marca da collezione, ma nel 68 mostra ancora orologi che sono di almeno un decennio prima, A tal proposito vorrei attaccarci Non c'è un da disco. internet. Vorrei Che voi fate. Cioè, fate. certo, certamente. vorrei Certamente. attaccare a questo discorso che diceva per un altro concetto che io sono andato a vedermi perché ho avuto una discussione con un collezionista, cioè a dire questo collezionista insiste e sostiene che nel Daytona 6240 non ci debbano essere le Sigma o Gut Do, no, le Sigma. Sì. Infatti la maggior parte dei quadranti 6240 non hanno le Sigma, però è venuto fuori e quindi chiaramente i catalogatori, chiamiamoli così, ti dicono che il 6240 siccome è stato fatto da A non deve avere le Sigma. Allora, intanto che vogliono dire le Sigma? Perché la gente parla di Sigma allora, la Rolex non mi ricordo l'anno esatto, introdusse questo concetto, ma anche la Patek, questo concetto di Sigma per certificare la qualità, era un marchio qualitativo. ovvero
Ci metteva gli indici d'oro bianco. Gli indici erano in metallo prezioso. Ah, ok, quindi O giallo, bianco. solitamente mi sai bianco, no? Quelli che si c'era vedono. l'acciaio. Se l'acciaio Sì, era sì, bianco. sì, l'acciaio chiaramente intendo, allora, sì. allora, Quelli che Però si le vedono. faceva anche senza... inizialmente le faceva senza, sì. poi per le ultime serie, per diciamo così, si vede che c'aveva questi quadrati con la Sigma, con i numeri chiaramente Il materiale prezioso d'oro d'oro bianco. bianco, quello che era, ci metteva per dare una garanzia di grande qualità le Sigma. Quindi io sostenevo con questo collezionista che non puoi dire che un 6240 deve, o perché questo mi diceva no, un 6240 con le Sigma ha un quadrante di fornitura. Ma quale fornitura? Che in quegli anni La la fornitura fornitura con le Sigma non aveva. non c'era senso, perché che mi facevi? Mi davi una fornitura più preziosa? Non Avevi aveva rotto senso. l'orologio, l'avevi rotto l'orologio, Sì. dovevi cambiare il corrente, te lo dava più costoso dell'iniziale. ma la Tanto è Rolex vero non che farebbe male. gli mandi un Daytona, un po' Newman, ti mandino quello col quadrante normale, vedi un po'. No, Cioè, quello hai capito? È Quindi successo. avevo voglia se è successo. Quindi hai capito, voglio dire, quello sport lì, secondo me, poi naturalmente per l'amor di Dio. sono sofismi del collezionista che a volte Sì. il commerciante, diciamo che è una figura di tramite, no? Certo. Avvalora se c'è l'orologio. Cioè, se Quindi no, il se non lo commerciante vocia. non proprio onestissimo ti dice che è giusto il concetto se c'ha quell'orologio. Se non lo vocia. Se ce l'hai te ti dice che invece è vero nulla. Ci gioca. Secondo me è sbagliato, Quindi perché si parla di un teoricamente collezionismo. un negoziante ordinando 3 orologi in questo periodo poteva riscontrare che uno fosse diverso. Assolutamente Ma sì. ancora oggi. Ancora oggi. Ancora oggi. Ancora oggi. Infatti si dice Beh, spesso col Fat 4. il Fat 4 è uno, gli acciai oro submarini che abbiamo fatto vedere anche in altre situazioni, che avevano le ghiere, le corone sul quadrante lunghe e corte. Ce n'è un tipo che ha una corona quasi tipo questa. Che poi dopo in seguito viene fuori che, guarda caso, quello lì è più raro, è come la casa del GMD, il Big, no? Sì. Il Big che venne fuori un momento che era una cosa... Il Fat Lady. Fat dice- Lady. Fat Lady, Sì, sì, Fat sì, Lady, sì. il Big Fat Lady. Sì. Sono tutte cose che la Rolex ha fatto così, diciamo, un po' a scazzo. Allora. Quindi giustamente quello che dicevi te è giustissimo. Può darsi che su 10 orologi che trovi uno sia così. I Vediamo. terzisti Rolex. E io quindi non lo con- trovo sul catalogo. No. No. I terzisti Rolex praticamente erano tanti, quindi la Rolex si avvaleva di vari produttori di parti di Allora, ricambio. voglia. Non è che faceva tutto in casa. Ma infatti il senso di questa trasmissione è quello di mostrare a chi avrà il la cosa di Compiacenza di ascoltarci, ascoltare. la compiacenza, bravo, non mi veniva al termine, di far capire quali sono appunto le differenze, le particolarità che Rolex ha fatto Durante la sua storia. esistenza. Infatti secondo me, forse un consiglio da dare ai collezionisti è che spesso, invece di comprare l'ennesimo, dico, GMT Master Plexi con la ghiera Pepsi più o meno Pepsi, più violacea, meno violacea, Usuale, spesso si risparmia molti soldi comprando magari un modello classico, tipo un Date, un Datejust, con quadranti particolari, che oggi magari sul mercato trovi ancora delle cifre veramente buone, cioè, Rispetto a, cioè almeno la metà. ma anche un terzo, anche un di terzo, sì, anche un GMT, terzo, anche un chiaro. terzo, ma anche Sì. un quarto di un GMT Plexi con magari una ghiera che ti vendono per Sì. particolare, in realtà è una scoloritura, se quello faceva il benzinaio, Sì, i vapori della benzina gli scorrevano la Lo ghiera, sa, questo e tanto oggi sole, sì. è l'orologio forse più raro che c'è, cazzata, cioè secondo me. sì. Anche secondo me. E dimmi un po', questo Datejust come mai è sul nostro tavolo? Perché anche questo ha una tipologia di quadrante che se vai a vedere sui cataloghi te vedi quegli indici lì, non li vedi mai, non hanno mai fotografato quegli indici con quella forma. Perché? Sono il discorso. Il modello è abbastanza visto, cioè, Infatti, questo Certo. ma non neanche tantissimo, perché questo qui è il ghiera liscia 36 mm Datejust, acciaio Un po' oro, più grossi, giallo. no? Come indici rispetto al normale. Sì, poi sono larghi. Sono larghi, piatti sì, sopra. per Ma quello. guardalo bene con la lente, quando mai l'hai visti quei quadranti? Mai.
l'altro giorno sono entrato e qui era tutto contento. Che hai fatto? Con le scritte rifinite. Ma che orologio era? Non mi ricordo più che Erano orologio dei era. Just Force, ma lo vedi? Ma lo vedi? E io. Ma Era un niente. orologio raro che non mi E ricordo. lui, è rarissimo. E io, ma io non vedo nulla. Ma Ma non c'era guarda, riparazione. che c'ha? Che c'ha mi faceva? Non lo L'orologio so. aveva la graziatura ma non mi ricordo se Ma era no, una roba, siamo un bimbetto, sai, a un bimbettino orologio avanti al banco del con un chilo. quadrante con delle graziature sulle Particolari. scritte che non avevo mai visto. Ho fatto vedere a lui, lì per lui non le notava, no? Ehi. Ma guarda bene, no, finivano con dei riccioli che erano quadranti originali. Il solone ti dice ristampato. Quello, Capito? sicuramente I terziari sono quelli che hanno Terzisti, fatto i terzisti o E ti farei terziari. vedere che faccia che aveva. No, Non riusciva a io staccare sono- la lente, era lì con la lente appiccicata. un altro settore di orologi che insomma Questo c'ha il abbiamo tinto visto verde. eccetera sono Dell'Oman. quelli fatti personalizzati. per conto Chiaramente anche questi non sono mai apparsi sui cataloghi. Ora in questo caso noi abbiamo messo un day date, quindi un modello anche abbastanza particolare, d'oro bianco, Un bracciale in lavorazione corteccia. a corteccia. Che a me Stupendo. per esempio è un tipo di lavoro personalmente mi piace molto. Esatto. Bellissimo. Poi questo orologio, se uno con la lente lo guarda, c'ha una marea di bolli Sì, inglesi tutti i bolli dell'importazione. dell'importazione. Dove... Guarda Sono- sulla La chiusura bucle, buclea. sui laterali anche. Ma anche sulla cassa. Anche sulla cassa, sì. Sì, ha bollato anche la cassa. questi simboli qua. Sì. Quelli sono l'anno di importazione in Importazione, Inghilterra. Inghilterra. E questi venivano fatti solo su commissione. Eh sì, questi venivano. Questi qui è Ma più tra l'altro veniva preciso, vincolato sì. questo qui che era il sultano dell'Oman. Dove? Probabilmente la Rolex non aveva proprio tutta questa simpatia per questi paesi, per cui cosa faceva? Li veicolava È leggero. tramite un concessionario di Londra, Asprey, Asprey? tutti questi tipi qui di orologi. E il concessionario di Londra te lo dava con una scatola particolare con sopra il simbolo delle spade dell'Oman Sì. Il e spesso Qajar, no? anche Cioè, il nome. Ma Esattamente. questo simbolo qui è solo rosso? No, È solo verde, verde? bravo, no, bravo, verde, bravo, rosso. bravo. Su altre marche, per esempio, lo vedi anche di colori completamente Esatto, diversi, però- tipo Universal. No, l'osservazione che ha fatto Pietro è giusta e la stavo per fare io. È vero, c'è di altri colori, però ricordatevi che per gli arabi il verde è il colore sacro di Maometto. Ok. Quindi quelli verdi rispecchiano proprio. Allora ci sono anche E ce l'hai rossi, anche sul Daytona, vero? bianco. Perché bianco è sul bianco, Daytona. sai perché? Perché è sul compact C'è anche sul nero. Daytona, no? Perché lui ce l'ha sul contatore, che anche quello è abbastanza più raro, raro. perché Sì, invece lui di si- averlo in mezzo all'orologio come quasi tutti, ce l'ha sul 627 sul contatore delle ore 6. Stupendo. Quello è buono, eh. Quello ce lo dirà a noi. Ne diamo uno buono in cambio. Bello, bello, Si fa a bellissimo. cambio, si fa a cambio, guarda, scegli. C'è Quello Non mi è anche ricorda- c'era sulla puntata sul Daytona. No, il suo. no, No, non si è mai L'abbiamo visto. saltato. Il Daytona che si è fatto la puntata è la prima, si diceva. È vero. esatto. Perché si fece comunque che sapeva, era la prima puntata. Di quell'orologio io mi ricordo quando l'ho comprato, dove l'ho comprato e Questo? quanto l'ho pagato. Il Daytona. Daytona con Il Daytona. Comunque Non bisognerà ricordo. rifare la puntata Daytona 2.0, con 2.0. No, no, perché si fece la prima puntata su Daytona, Era bisognerà la prima fare che si un'altra. fece. Allora a quel punto io ci metto, se mi Quello. invitate, se no ve lo do, quello No, che si vede, è si vede. 40. Si vede perché ormai la differenza del tempo è composta da 3,5. Sì, esatto. 3 fissi che siamo noi. E te saresti in mezzo che c'è quasi sempre, perché in realtà c'è quasi sempre. tre, Anzi, tre a volte sei il terzo Esatto, perché che manca magari Pietro- Pietro. Non è allora sei mancato, il per una terzo, volta è quindi- mancato Pietro. Un paio tutti. No, anche un paio, mi sa. E quel caso Quando però c'è dico con Steve. quel caso c'è Esatto. sempre Quando dico Steve un po' su. il numero 12. Ci abbiamo Quella volta che Pietro. dormivi, quella volta che dormivi. Ma che lascia dormivo. perdere. Possiamo anche licenziare. Dove si va, Giuseppe? Ora si va un po' di zaffiro. Comunque, un ma po' di com'è vetro bella sta zaffiro. puntata? È bellina. Proprio Siamo ancora bella all'inizio. sta puntata perché guarda, vedi della roba 3, eccezionale. 6, 9, Un po' di 11, vetri 12. zaffiro. Ecco, questi sono orologi Abbiamo che io 3 amo orologi, molto. Ah, e questi poi sì. sono 2 in realtà, perché questo qui sono uguali. Vai, vai. Quarziani. I 1530 e i 1630. No, non sono a quarzo, ma hanno la cassa. Esatto, Oh. esattamente, ovvero i modelli con cassa quarzo e movimento meccanico. Anche questi mai apparsi sui cataloghi. E questi sono stati capiti dal collezionismo poco o Sì. nulla. Te ce l'hai questo a Io quarzo. questo al quarzo. Però la differenza che c'è fra Che c'ha le automatico maglie- e quarzo è che c'ha 3 link d'oro Sì. e il tuo ce n'ha 2. 2, esatto. Ma questi qui, tutti e tre, questi qui sono veramente rari. Poi sotto il vetro il reo
nel modello quarzo è pari. Quindi non ha il reolo, la minutiera praticamente fa parte del quadrante. Invece ok. questo qui c'è una è parte rialzata. obliqua che è sotto e che a colpo d'occhio distingue subito il meccanico dal E quindi quarzo. però questi sono inediti perché è proprio la cassa, il quarzo, invece il movimento automatico. no? È inedito È perché quello. quando è uscito il modello quarzo, la Rolex pensava, come tutto il mondo dell'orologeria svizzero, che negli anni il quarzo soppiantasse il Bellissimo. meccanico. Per cui diciamo che per loro questo forse era, come dire, la Ripiego, radice alla vecchia diciamo, mentalità. Quindi l'ha fatto con questa cassa avveniristica, che poi questa è la cassa, diciamo, che Gerald Royal Oak, no? Esatto. Infatti lui la fa concorrenza al Royal Oak. Esattamente, infatti fece questa cassa, ma la fece al quarzo in quanto era avanti la Rolex. Fece anche dei meccanici come questi che oggi sono diventati molto più costosi del quarzo. Sì, il doppio in pratica, Esatto. almeno. Però Però ripeto, questi tre orologi qui, insisto col dire che a causa, per me sono anche belli, ma quello è fatto personale. è gusto. È gusto e vabbè, però sono di una rarità assoluta perché se voi guardate, È questo che si differenziano. No, praticamente Quali? lo stesso Identici, no? orologio, sì, lo stesso. ma sono uguali a tutti. E l'hanno fatto anche d'oro? No, Sì, no, d'oro bianco, dei date. Dei date però, non dei just. 8 pezzi. ma non dei Just. No, fatto dei d'oro date, bianco, ma pensavo. dei date. Ok, perché a differenza. No, dei date. Sì. Quindi Automatico? acciaio, Automatico, 8 pezzi. acciaio e acciaio oro. E oro bianco. Commissionato da Quella un versione- re. Ah, beh, Che sia anche sì, quello, sì. ovviamente inedito. Però non ce Sì, sì, l'abbiamo. no. No, quello no, No, perché il resta se Però la sì, rimane. quello sì. Non scordato. mi ricordo precisamente, ma tipo o sultano, roba del genere, tipo Sì. commissionato 8 Sì, pezzi con c'è la tutti e 8 professore che veniva, ma- tutti e Ma 8 poi avevano la è stella. Col davanti. Covid non è Ma poi questi orologi qui, Ah, non erano bianco comunque, era platino, comunque, mi sono sbagliato. anche meglio. Platino. Ma poi questi qui portarli al polso è una libidine, è una soddisfazione. C'è un orologio che ti piace. compatto. Compatto, è All'idea bello. dell'orologio compatto, piccolino ma compatto. Piccolino, insomma, un 36, vabbè, sì, certo, rispetto a quelli di ora è piccolino. Esatto. Io lo porto, ce lo do sempre molto Diciamo volentieri. No, ti dà A me piacere. piace moltissimo il 1530 e il 1630 che avevo, come dicevo prima lui, che poi ho venduto, perché ho venduto il Ne mio sarebbe 16 tuoi? No, sarebbe stato mio il 1630 No. che poi ho venduto per prendere un secondo 1530. Quindi ho puntato su due 1530 che non si deve mai fare, perché uno dovrebbe o li tieni tutti e tre, o se no non dai via un No, acciaio deve avere per il- l'acciaio, perché secondo me la produzione prevede due modelli, deve tutti e due, Io invece, non come due dicevo- dello stesso tipo. Come dicevo a Luca Piscaro, c'avevo l'acciaio e lo vendetti. E mi sono tenuto l'acciaio oro Ah, forse l'hai comprato da Beppe, avete fatto il cambio del No, io Beppe. questo lo comprai lo comprai No, tutti no. a- No, ma dicevo, io mi sono tenuto fra i due, ho dovuto scegliere fra l'acciaio e l'acciaio oro. Io siccome sono un amante dell'acciaio e oro, mi sono tenuto l'acciaio oro. Ecco. L'acciaio e oro è una Quindi dove combinazione. siamo? 70 piano. Seconda metà del 74, tra l'altro l'ho già detto, ma i date automatici, io ho preso tutti i numeri di quelli che ho avuto e sono raggruppati in due gruppi di numeri. Sembra 4 milioni 160.000, sono raggruppati proprio in due gruppetti, a distanza di pochi anni l'uno dall'altro. E quindi siamo arrivati, Giuse, agli anni 70. Siamo arrivati alla seconda metà degli anni 70, dal 73-74, quindi si comincia a vedere il primo vetro zaffiro che è su questo modello, quindi 1530-1630, e ci fermiamo, diciamo, La prima parte. alla prima parte agli anni 70, quindi i prossimi inediti riguarderanno dagli anni 70 in poi. Ti faccio la classica domanda che ti faccio sempre, Sì. ma la faccio a Silvio. Partiamo da Silvio. Silvio, ne puoi prendere solo uno, anche se sono tutti tuoi, no? Ma ne puoi prendere solo uno. Quale porteresti via? Mi sa che questa volta con Silvio ci si litiga. Cioè, lo vedo già. Io ragazzi... Io guarda di questi orologi qua mi metti in croce perché ne porterei via Uno, due. Uno. Il problema è quello, Ma se no... Mi metti in croce, mi metti Mi in sa- croce. credo di sapere quali siano Non i andare due. verso il mancino che piglio io. No, Io te lo dico. Sì, sì. no. Vediamo se abbiamo le stesse cose. Questo- O Dede questo sì. me la ruba. Allora, se Silvio prende questo, io vado qua. Sì. Non sei Io neanche ho deciso- mancino, io però. ho deciso fra questo e questo, quindi... Steve? Prendiamo lo stesso? No, non so quale prendi te. Infatti, bravo. Io ho deciso tra questo e questo, però Silvio mi ha preso il Dede. Sì, ma quindi anch'io. Mi accontenterò Aspettate del che turno. c'è però. Piero Angela.
No, io sto D'Angelo, pensando dove perché vai? sinceramente, a me ovviamente come anche a voi me ne piacciono tanti, però un orologio che è veramente strano è questo, Sì. io prenderò questo, Sì, sì, perché sì. questo è veramente strano. Sì. Un Ottima orologio che scelta. probabilmente se ce l'avessi non mi metterei mai, ma lo vorrei avere. Ottima scelta. Quindi ci vediamo per la seconda puntata, che se questa è stata bella... No, quella dopo è facile. quella dopo, gli orologi che faremo vedere, Silvio, cioè saranno uno È spettacolo. abbastanza... Fateci anche perché sapere è anche. la bellezza di questa marca che ha fatto queste curiosità, no? Queste cose nascoste. Esatto. E che ha fatto tanto e sta facendo tanto parlare i collezionisti, anche per Esatto, quello, esattamente. Anche per quello. E quindi è una marca che, fatemi fare un piccolissimo epilogo, è una marca che sembra una sciocchezza, ma da collezionare è fra le più difficili. Primo, perché ci sono stati nel tempo e ci sono anche adesso tanti orologi che non vanno bene. Certo. Tante imitazioni, tanti falsi, e quindi bisogna stare attenti. Assemblamenti. Tanti assembramenti, tante cannibalizzazioni, e chi più ne ha più ne metta. Secondo, perché giudicare realmente un orologio Rolex, non di quelli comuni, diciamo quelli comuni, di questi qui particolari, non è cosa facile, perché hanno delle caratteristiche talmente, alcune volte, talmente difformi e talmente diverse dall'usuale, che lì per lì l'esperto, cioè la persona non più che esperta, tira la scossa. L'esempio che mi facevi te prima di Peppe, che l'altro giorno guardava queste graziature di un orologio sull'orologio, ma è bellissimo. Quindi la Rolex non è facile come marca, questo io lo dico e lo ripeto. Quindi questa volta però gli si chiede a tutti di scrivere la loro preferenza, perché Certo, tanti certo. non le avranno mai visti come noi, Steve. Esatto. No? Vabbè, allora, Quindi sono loro. di questo blocco fateci sapere anche voi cosa avete. Quello che vi piace. Esatto. Quindi alla È prossima. quello è interessante. Sì. Ci vediamo alla prossima allora, ragazzi.